Bentornati amici su Qui Recensioni Fan. Oggi vorrei recensire un libro che negli anni ha generato numerosi pensieri discordanti tra i fan dei Queen. Un libro pubblicato in Italia dalla Mondadori nel novembre del 1994 e diventò Oscar Mondadori nel 2000. Fu scritto da Jim Hutton, il compagno di Freddie Mercury, insieme a Tim Wapshott. Sto parlando di I miei anni con Freddie. Questo libro venne pubblicato in un periodo in cui la figura di Freddie Mercury è ancora presente nelle menti di tutti. Pensare che nel 1993 fu pubblicata la versione remixata del brano Living on My Own, che suonava in tutte le discoteche italiane. Un libro che fu acquistato sia da fan che non ed è custodito gelosamente da tutti i collezionisti. Ma iniziamo subito con la trama. Jim Hutton lavorava presso il negozio di barbiere dell'Hotel Savoy ed era legato sentimentalmente al compagno John Alexander. Conosce per la prima volta Freddie Mercury nel 1983 presso il club gay dal nome Copacabana. Addirittura, a detta di Jim, non sapeva chi fosse Freddie Mercury, sentiva suonare le sue canzoni alla radio ma non sapeva chi fosse a cantarle. Nel 1984 la relazione tra Jim e John viene al termine a causa della troppa possessività da parte di Jim. Nel 1985 Jim Hutton rincontra Freddie Mercury presso il club gay Heaven e l'approccio è un po' insolito, ma non vi svelo nulla. Da quel preciso momento Jim Hutton entra a far parte della vita di Freddie Mercury. Successivamente inizierà a lavorare come giardiniere presso la casa di Freddie, cioè il Garden Lodge. Gli veniva corrisposto un regolare stipendio ben più alto rispetto a quello che prendeva all'Hotel Savoy. Inoltre Jim Hutton analizza il Freddie nel privato, dilungandosi un po' troppo, toccando anche la sfera sessuale, e descrive anche il Freddie come frontman dei Queen. Parla anche dei viaggi che Freddie amava fare e delle spese pazze. Infatti Jim diceva che Freddie aveva le mani bucate, addirittura in Giappone spese in un giorno 250.000 sterline. E fino poi ad arrivare all'epilogo che tutti conosciamo della vita di Freddie. Passiamo alle considerazioni personali. Il libro mi è piaciuto molto perché ci fa vedere un Freddie diverso rispetto a quello che siamo abituati a vedere, un Freddie nel privato forse troppo perché Jim Hutton tocca anche la sfera sessuale e però a quanto detto da Peter Friston, che è stato l'assistente di Freddie, che è poi l'autore della prefazione di questo libro, in riferimento a Jim dice che è nella sua natura essere schietto. Analizzando il libro possiamo dividere la vita di Jim Hutton in tre parti. La prima parte dove conosce Freddie Mercury, la seconda dove inizia una sorta di relazione e la terza dove il rapporto tra i due si lega sempre più. Perché dico questo? Perché all'inizio il rapporto tra i due non è molto solido. Addirittura Freddie nel momento in cui inizia una relazione con Jim Hutton continua a vedere altri uomini. Il tutto però cambia nel momento in cui Freddie Mercury contrasse l'AIDS e limita sia la sua vita sessuale che quella mondana. In riferimento al libro, molti fan dei Queen si sono divisi. Hanno accusato Jim Hutton di aver descritto troppo Freddie Mercury nel privato, toccando la sfera sessuale, ma anche lo hanno accusato di aver scritto questo libro per trovare un briciolo di popolarità, ma anche per descrivere il rapporto che c'era tra Mary Austin e lui. Infatti Jim Hutton non è stato mai riconosciuto da Mary Austin come il compagno di Freddie, ma come un semplice giardiniere. Un film che posso consigliarvi e attraverso il quale ho notato molte similitudini leggendo il libro I miei anni con Freddie è un film uscito nel 2013 dal titolo Dietro i candelabri. Questo film parla della vita di Liberace e del suo compagno Scott Thorson. E quest'artista molto famoso, anche lui omosessuale, è morto per AIDS nel 1987. Inoltre il film ci porta indietro in quegli anni e ci fa vedere com'era la vita omosessuale all'epoca. Ragazzi, questa era la mia recensione per quanto riguarda il libro I miei anni con Freddie. Se vi è piaciuta mettete un mi piace, per chi lo ha letto ditemi la vostra qui sotto nei commenti. Per quanto riguarda coloro che vogliono leggerlo, purtroppo il libro è fuori produzione, lo potete scaricare in formato PDF sul web. Vi consiglio di iscrivervi come al solito al canale YouTube e alla pagina Facebook di Qui Recensioni Fan. Noi ci vediamo nel prossimo video, a presto, ciao!